Scriviamo il primo programma per PLC Omron NX1P2 e Software Sysmax Studio. Apriamo Sysmax Studio e dalla schermata principale clicchiamo su Crea nuovo progetto. Inseriamo il nome del progetto, nel nostro caso primo programma. Dobbiamo selezionare la periferica utilizzata nel progetto, specifichiamo il tipo di dispositivo, con il codice esatto e la versione del firmware. Utilizzeremo in questo esempio il pannello didattico descritto in un video precedente. Clicchiamo su Crea ed attendiamo l'apertura della schermata di lavoro. Se lo desideriamo, possiamo modificare il nome dato al dispositivo. Apriamo la sezione relativa al programma e ampliamo l'area di lavoro per una più facile visibilità. Prima di iniziare il programma è consigliabile procedere con la compilazione della mappa degli ingressi e uscite. Apriamo il menu chiamato Impostazioni Input-Output integrate. Vogliamo realizzare una semplice marcia arresto, con funzioni di set e reset. Pertanto dichiariamo una variabile booleana associata all'ingresso 0, con nome marcia, e una seconda variabile all'ingresso 1, di nome arresto. Associamo all'uscita 0 la variabile di nome uscita. Completata la tabella, ritorniamo all'area di programmazione. Nella prima riga di programma inseriamo un contatto e lo rinominiamo con il nome precedentemente creato. Il software è di supporto con suggerimenti durante l'inserimento. Sulla stessa riga specifichiamo anche l'uscita. Con il pulsante destro del mouse, sopra il contatto di uscita, aprite il menu contestuale e specificate che si tratta di un'istruzione di set. Aggiungete una seconda riga di programma ed inserite un contatto d'ingresso e lo rinominate con il nome arresto. Nella stessa riga aggiungete l'uscita e la configurate come istruzione di reset, con la procedura descritta precedentemente. Terminata la stesura del programma, verificate che la compilazione vada a buon fine senza errori. Compilato il programma, è possibile testarlo in simulazione senza necessariamente disporre del PLC fisico. Andate nel menu di simulazione e cliccate su Esegui ed attendete l'avvio del simulatore. Avviata la simulazione, è possibile forzare lo stato delle variabili. Doppio clic sopra il contatto di interesse e poi è possibile modificarne lo stato. La funzione pulsante si ottiene portando il contatto in on e poi in off. Arrestiamo la simulazione e salviamo il programma. Per programmare il PLC è necessario configurare la comunicazione di rete. Il dispositivo è connesso direttamente al PC, pertanto rechiamoci nelle impostazioni di Windows e accediamo alle proprietà della scheda di rete. Apriamo la proprietà di nome Protocollo Internet versione 4 e modifichiamo l'indirizzo IP con uno compatibile con quello del PLC. Deve far parte della stessa sottorete del PLC, ma deve essere diverso dall'indirizzo di default dei prodotti Omron, che è 192.168.250.1. Completiamo la procedura chiudendo tutte le finestre relative alla configurazione della rete. Apriamo il tab relativo alle impostazioni della porta Ethernet del PLC. Qui è possibile specificare l'indirizzo IP che sarà assegnato al PLC durante la fase di programmazione. Per il momento lasciamo inalterato questo valore e rechiamoci nelle impostazioni di configurazione e comunicazione. Qui andrà selezionata la modalità di comunicazione con il PLC, da usare durante la programmazione. Spuntiamo la voce Comunicazione Ethernet via USB anche se la connessione è diretta ed inseriamo l'indirizzo del PLC, in questo caso quello di default. Testiamo la comunicazione per verificare sia tutto a posto e confermiamo. Portiamoci nella modalità online per mettere in comunicazione Sysmax Studio con il PLC. In basso a destra nello stato del controllore sarà presente un pallino verde. Procediamo quindi con la programmazione.
Ritorniamo alla vista programma e portiamo il PLC nello stato di run. Confermiamo eventuali segnalazioni. Possiamo ora interagire con il PLC fisico. Portiamo segnale all'ingresso 0, relativo alla funzione di marcia, e verifichiamo l'attivazione dell'uscita. Togliamo segnale all'ingresso e verifichiamo che la funzione di set mantenga l'uscita attiva. Attiviamo ora l'ingresso 1, relativo alla funzione di arresto, e verifichiamo che l'uscita si disattivi. Vediamo ora come configurare la rete nel caso il PLC sia connesso ad un router in rete con più dispositivi. La configurazione iniziale è quella vista in precedenza, dobbiamo però impostare un nuovo indirizzo IP per il PLC, compatibile con la rete Ethernet esistente. È necessario disporre di un indirizzo IP statico, da assegnare al PLC. Apriamo il tab delle impostazioni Ethernet ed impostiamo il nuovo indirizzo IP. Nella configurazione della comunicazione non dobbiamo modificare nulla perché il PLC ha ancora il vecchio indirizzo, quello di default. Portiamoci in modalità online. In basso a destra possiamo monitorare lo stato della connessione. Procediamo quindi alla programmazione, come già visto precedentemente. Si viene avvisati che il PLC ha cambiato indirizzo IP, pertanto la comunicazione non è più garantita. È comunque obbligatorio completare la programmazione. In basso a destra, dove viene riportato lo stato del controllore, compare il pallino rosso, ad indicare che la comunicazione è stata interrotta a causa dell'incongruenza degli indirizzi IP. Scolleghiamo il PLC dalla presa Ethernet del PC e lo colleghiamo al router. Anche il PC viene ora connesso al router ed è necessario modificare le impostazioni di rete. Accediamo nuovamente alle impostazioni di rete di Windows e apriamo le proprietà Protocollo Internet versione 4. Questa volta selezioniamo la voce Ottieni automaticamente un indirizzo IP, in quanto sarà il router stesso ad assegnare al PC un indirizzo IP, compatibile con i dispositivi connessi alla rete. Confermiamo e chiudiamo le schermate di configurazione, quindi ritorniamo a Sysmac Studio. Apriamo la sezione relativa alla configurazione della comunicazione e testiamo il nuovo indirizzo IP che è stato assegnato con la programmazione precedente. Se l'operazione va a buon fine significa che gli indirizzi IP sia del PLC che del PC sono assegnati correttamente. Ritorniamo brevemente nel tab di configurazione della rete per verificare che l'indirizzo IP sia corretto. Ogni qualvolta creeremo un nuovo progetto, sarà necessario sostituire l'indirizzo di default 192.168.250.1 con quello compatibile con la propria rete. Possiamo quindi passare alla modalità online, con il nuovo indirizzo IP, e provvedere ad una nuova programmazione.